Le apparizioni di Marta. Marta è un piccolo paese vicino a Viterbo, situato sulle rive del lago di Bolsena, noto per la cosiddetta Grotta delle Apparizioni. La storia inizia il 19 maggio 1948, quando 3 bambine di 8 e 9 anni di nome Ivana, Brunilde e Maria Antonietta, uscendo da scuola, scelgono di raccogliere fiori per la processione del Corpus Domini. Una delle loro mamme, però, disse loro che avevano sbagliato giorno in quanto la processione ci sarebbe stata il giovedì successivo e non il giovedì della settimana in corso. Allora le bambine pensarono di portare i fiori in una cantina, così si sarebbero mantenuti al fresco, e posarono il canestro di fiori in fondo. Improvvisamente, alle 13:30, le 3 bambine videro una luce fortissima proveniente da un quadro raffigurante la Madonna e Gesù bambino in braccio. Le bambine, emozionate e sorprese dall'esperienza, uscirono di corsa dalla grotta gridando: "Abbiamo visto la Madonna", e questo attirò l'attenzione dei vicini, che accorsero in massa. La notizia si diffuse rapidamente e, quella sera stessa, tutti i residenti del paese andarono a visitare la cantina dove era avvenuta l'apparizione. Il giorno successivo, la folla crebbe così tanto che fu necessario l'intervento della forza pubblica per mantenere l'ordine. Molti visitatori riportarono di aver avuto visioni, alcuni videro una luce brillante, altri la Madonna, altri ancora San Giuseppe, anime di defunti e addirittura alcuni riferirono di aver visto sia la Madonna che il demonio. Qualche giorno dopo la prima apparizione, i carabinieri stabilirono di consentire l'accesso di gruppi di 15 persone alla volta nella cantina, coprendo l'ingresso con un telo per creare oscurità. Tuttavia, il telo fu presto rimosso poiché le apparizioni avvenivano sia all'interno che all'esterno della grotta, anche durante il giorno. Uno dei primi a vedere la Madonna in stato di estasi fu Orlando Maurizi, al quale la Madonna annunciò che il giorno successivo si sarebbero verificati 2 miracoli. Di fronte a queste notizie, fu istituita una commissione di controllo composta da un frate cappuccino, il parroco di Marta all'epoca Don Liberato Tarquini, autorità locali e provinciali. Il 22 maggio 1948, l'ora prevista per i miracoli, la commissione si riunì intorno al veggente Maurizi, che era in stato di estasi. Poco dopo si verificò il miracolo. Una bambina affetta da una malattia incurabile al braccio, guarì all'improvviso di fronte allo stupore dei presenti. Inizialmente, il frate cappuccino non credette a tutto ciò, poiché aveva visto solo uno dei 2 miracoli previsti. Salito su un balcone di una casa di fronte alla grotta, cominciò a dichiarare alla folla che le apparizioni non erano vere e che la Madonna non era apparsa a nessuno. Tuttavia, in quel preciso istante, il sole cominciò a ruotare e cambiare colore, un fenomeno visibile a tutti i presenti che iniziarono a gridare: "Viva Maria!". Il frate, sbigottito, si rivolse di nuovo alla folla chiedendo scusa per il suo errore e invitando tutti ad attendere ciò che Dio avrebbe voluto. Dai giornali si apprese che circa 40.000 persone assistettero ai 2 miracoli quel giorno a Marta, e mentre il sole ruotava, alcuni affermarono di aver visto la Madonna salire in cielo. Da quel momento in poi, la Madonna continuò a concedere grazie di vario genere e nuovi veggenti emersero. Nonostante i miracoli tangibili, ci furono ancora voci che mettevano in dubbio la veridicità degli eventi. Alcuni membri del clero arrivarono persino a definire gli eventi come di natura diabolica. Seguendo il desiderio della Madonna, una bella statua che la raffigurava fu acquistata e portata in processione quella stessa sera da migliaia di persone, per poi essere collocata nella grotta. Subito dopo, avvenne un altro miracolo. Una donna di Tuscania guarì da un cancro e, per ringraziare la Madonna, fece a piedi scalzi il percorso di 16 chilometri dalla sua città fino alla grotta di Marta. Nel mese di luglio del 1948, il pescatore Mario Prugnoli era a letto al buio e stava dormendo intorno a mezzanotte, quando fu svegliato improvvisamente da una forte luce e notò che sua moglie, che dormiva accanto a lui, era scomparsa. Apparve quindi davanti a lui un giovane elegantemente vestito, con una cravatta a farfalla, che lo invitò ad accompagnarlo a Napoli per vivere come un gran signore e godere di tutti i piaceri della vita. Mario rispose che avrebbe potuto cercarsi un napoletano per fare questa cosa, e il giovane sparì, sostituito da una bellissima ragazza che cercò di baciarlo.
Mario si sentì rabbrividire e in quel momento una voce dall'alto della stanza tuonò: «Attento Mario, è il demonio», così fece 3 segni di croce e il demonio sparì. Poco dopo, sua moglie ricomparì nel letto come prima. Quando Mario raccontò l'episodio alla moglie il giorno successivo, lei disse di non essersi accorta di nulla. Una mattina, alle 4, dopo aver recitato il rosario, Mario uscì dalla grotta e decise di andare alla messa per fare la comunione, poiché era il primo venerdì del mese. Nonostante la messa venisse celebrata molto presto per permettere ai contadini di recarsi a mietere il grano, Mario era impaziente poiché avrebbe dovuto andare a pescare con suo padre a quell'ora. Lungo il cammino verso la chiesa, chiese al Signore un segno per rassicurarlo e vide immediatamente una bellissima stella cadere sul campanile, interpretandola come un segno di tranquillità per recarsi in chiesa. Tornato a casa, trovò suo padre ancora a dormire, cosa insolita per quell'ora, e insieme fecero una pesca più abbondante del solito. Dopo il ritorno dalla pesca verso le 11, si recò subito alla grotta, dove trovò molte persone attorno a un veggente in estasi che chiedeva di cantare l'Ave Maristella. Quando la signora Barbara Pomponi rispose che nessuno presente conosceva la canzone, Mario arrivò e insieme la cantarono tutti. Nel corso dei 20 anni successivi, si verificarono ulteriori miracoli e si unirono nuovi veggenti, ma le 3 bambine che avevano avvistato per prime la Madonna non ebbero più visioni. Tuttavia, la Madonna continuò ad apparire ad altre persone, trasmettendo loro dei messaggi. Il primo di questi messaggi invitava a recitare il Santo Rosario quotidianamente, a partecipare alla Santa Messa per santificare le festività e ricevere Gesù, a praticare l'amore reciproco e a coltivare la pace nelle famiglie. Un giorno, Don Liberato fece chiedere ad una veggente chi fosse la signora con la quale stava parlando. Lei così rispose: «Io sono l'Immacolata Concezione, la madre di Gesù di Nazaret». La Madonna comunicò anche il suo desiderio di aggiungere alla pratica del Rosario delle 20, un'altra recita alle ore 3 del mattino per 3 mesi consecutivi. Mario Prugnoli, un modesto pescatore del luogo, era solito recarsi quotidianamente alla Santa Grotta per recitare il Santo Rosario alle 20. Un giorno, stanco dopo una giornata di pesca, decise di non andare. Tuttavia, il giorno successivo, quando tornò alla grotta, fece una sorprendente scoperta. Vide la statua della Madonna con 2 angeli ai lati e, nonostante la presenza di molte persone, riuscì a raggiungere la statua senza incontrare ostacoli. In aggiunta a Mario, altre persone che videro la Madonna quel giorno includono Gabriele Paoletti, Andrea Sborchia e Vittorio Chiatti. Successivamente, nel settembre del 1962, si verificò un'altra apparizione sorprendente in cui la Vergine apparve a Concetto Moretti, un uomo di 65 anni che si era recato alla grotta per pregare insieme ad altre persone. Durante l'estasi di Moretti, le persone presenti portarono il rosario ai piedi della statua per farli benedire. Dopo che la Vergine li benedisse, Moretti restituì ad ognuno il proprio rosario senza sapere a chi appartenesse. Il veggente Concetto, un uomo senza istruzione e analfabeta, una volta usò una candela accesa per far cadere gocce di cera e disegnò una bella chiesa, prevedendo che sarebbe stata costruita in futuro in un luogo dove la Madonna sarebbe apparsa, portando grazie e conversioni. Questa chiesa, identica al disegno di Concetto, è poi stata eretta a Medjugorje. A volte, Concetto benediceva i fiori e li distribuiva alle persone presenti, inclusi coloro che non credevano alle apparizioni della Madonna e frequentavano la grotta solo per causare disturbo e diffondere voci infondate. Mario Prugnoli, che divenne custode della grotta di Marta, testimoniò i numerosi eventi miracolosi accaduti in quel luogo attraverso un libro. I miracoli furono così numerosi che sono testimoniati da una grande quantità di ex voto presenti nella grotta. A titolo di esempio, citeremo solo alcuni di questi miracoli. Un cittadino di Marta, Giuseppe Aloisi, era affetto da una grave forma di epatite, ma non poteva essere operato a causa del suo generale stato di salute precario, secondo quanto comunicato dai medici. Soffrendo molto, un giorno andò alla grotta e chiese a Mario di porre un fazzoletto sulle mani della statua della Madonna, cosa che venne fatta.
Successivamente, Giuseppe pose con fede il fazzoletto sulla parte malata del suo corpo e, dopo qualche giorno, guarì completamente senza bisogno di ulteriori cure mediche né di intervento chirurgico. Nel 1998, Maria Angeloni, nata a Marta ma residente a Montefiascone, ha subito un incidente domestico mentre era sola in casa. Ha battuto la testa riportando un trauma cranico destro. Dopo circa 2 ore di coma vigile, è stata soccorsa dal figlio tornato a casa nel frattempo. Trasportata in autoambulanza all'ospedale, è rimasta in coma per un lungo periodo. Dopo 44 giorni, è stata dimessa completamente guarita, il che, secondo il chirurgo che l'ha operata, era quasi incredibile data la gravità dell'intervento. Maria è convinta che la Madonna della Grotta di Marta, alla quale è sempre stata devota, l'abbia aiutata e per questo le è molto grata. Nel 2010, una donna di nome Stefania, residente a Civitavecchia, stava aspettando i risultati di un'analisi medica, temendo il peggio. Dopo aver pregato intensamente alla Grotta di Marta, ha ritirato i risultati dell'analisi scoprendo che erano perfetti, nonostante le aspettative negative iniziali. Durante il periodo delle apparizioni, il parroco Don Liberato Tarquini credeva fermamente alle manifestazioni della Madonna nella grotta. Per questa sua convinzione, fu punito dal vescovo Boccadoro, che gli vietò l'accesso alla grotta. Nonostante il divieto imposto, molti continuavano a frequentare la grotta, attirati dai miracoli e dalle conversioni. Il vescovo, sospettando una natura diabolica nelle estasi dei veggenti, li interrogò e li esortò a smettere. Molti veggenti si ritirarono, ma Concetto Moretti e Gigetto De Rossi continuarono a ricevere messaggi. Nel 1987, quando il vescovo Boccadoro andò in pensione, fu sostituito da Monsignor Fiorino Tagliaferri. Quest'ultimo revocò il divieto di accesso alla grotta, consentendo alle persone di pregare liberamente. Da allora, sempre più persone, compresi i sacerdoti, continuano a frequentare la grotta, testimoniando grazie e miracoli.